Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare del volante Gran Turismo V1 di VNM, azienda vietnamita che ha un suo totale ecosistema per il mondo sim racing, comprensivo di pedaliera, cambio, freno a mano, cambio sequenziale, volante base, in realtà anche postazioni dinamiche. Ormai è un po' che recensisco i suoi prodotti e rimango ogni volta stupito delle attenzioni che il suo ingegnere, il suo patron, Ohan, in tutti i suoi prodotti, perché riesce sempre a stupirmi. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare del volante Gran Turismo di VNM, un volante dal diametro di 30 cm, quindi molto adatto all'utilizzo Gran Turismo GT3, ma personalmente l'ho trovato molto comodo nell'impugnatura anche per vetture Formula. Arriviamo subito a parlare della struttura, totalmente in alluminio, e ragazzi, in questo caso quando dico totalmente, a parte le impugnature, è totalmente in alluminio. C'è una piastra frontale da 4 mm che dà proprio la struttura anche alle impugnature ed è totalmente solido e esente da qualsiasi tipo di torsione, ma anche le cover che ci sono intorno ai pulsanti, ragazzi, anche queste sono in alluminio al CNC. Io personalmente sono rimasto particolarmente colpito anche di questo aspetto. È il primo volante che provo con anche questo genere di rifinitura. Per quanto riguarda le impugnature, abbiamo sempre la solita gomma intorno agli 80 Shore, come vedete con questa forma davvero comoda quando l'andrete ad impugnare. Lascia veramente molto spazio al pollice. Io ho la mano naturalmente abbastanza grande, vi dico l'ho trovato particolarmente comodo. A livello di dotazione pulsanti ne abbiamo 4 da questo lato, 4 da quest'altro, tutti RGB. Vi faccio vedere il click. Questo è il rumore. Hanno un feedback tattile molto leggero. In realtà il pulsante ha un'ottima corposità nella pressione, ma la parte del feedback tattile è abbastanza leggera rispetto ad altri prodotti. Però ho trovato un aspetto davvero interessante questa volta: gli adesivi, veramente i migliori che ho mai provato, e questi, se vedete, vi faccio vedere bene, consentono di andare a coprire la totalità del LED. In realtà sembrano pulsanti serigrafati visti così. Molto belli, anche perché in realtà il pulsante, probabilmente, ecco, forse il pulsante è l'unica parte in plastica trasparente, in realtà nella parte laterale è scuro, è nero, quindi con l'adesivo posto poi in questa parte sembra serigrafato, dà veramente un ottimo senso estetico. Nella parte centrale poi troviamo dei funky switch direzionabili, rotabili e premibili, anche questi con la cover cap totalmente in alluminio. Stessa cosa per quanto riguarda i rotari posti nella parte del pollice. In questo caso abbiamo una anodizzazione rossa. Vi faccio vedere anche il click che hanno questi pulsanti, davvero ottimo. In realtà ho trovato sempre tanta qualità anche nella parte elettronica che utilizza questa azienda. Per la parte centrale abbiamo invece questi rotari. Vi faccio vedere il feedback. Non è tra i più duri che ho mai provato, ma offrono un'ottima resistenza. Questo è il rumore. Anche in questo caso la parte della cover cap è totalmente in alluminio. È una lavorazione che c'è proprio nella piastra frontale dell'alluminio che offre questo gioco molto interessante all'illuminazione del LED. Naturalmente sia per i pulsanti sia la parte dei LED e dei rotari è totalmente configurabile tramite SIMAB, ma anche tramite il loro software, e ho fatto un piccolo video per voi. Arriviamo adesso ai settings del volante. Sto utilizzando l'UI VNM 4.4.1.3. Andate a selezionare il volante e vi apparirà questa schermata.
Sempre qui in alto verrà già selezionato quello che è il volante. Nella sezione qui in alto abbiamo un flag per attivare la comunicazione con SIMAB, quindi già l'andremo a attivare perché poi vi mostrerò anche il funzionamento con SIMAB. Potremo scegliere l'illuminazione statica che riguarda il momento in cui si accenderà il volante. Per renderlo uguale a quello che è tutto l'ecosistema VNM ho scelto la colorazione rossa. Nella parte qui a destra andremo a vedere il corretto funzionamento di tutti i pulsanti. In questo caso i rotari centrali, come vedete, hanno la funzionalità pulsante 1 e pulsante 2. Controllate anche quelli che sono i funky switch. Nella parte centrale andremo a vedere le frizioni. Sono selezionate separatamente, potrete anche andarle a calibrare, premete e rilasciate e cliccate salva e avrete configurato la frizione di sinistra. Potete cambiare la zona morta all'inizio e alla fine, e invece questa parte combine ratio serve quando utilizzerete le frizioni in maniera combinata e si fa cliccando qui. Ogni volta che cambiate modalità frizione dovrete cliccare save per attivare quella modalità. E come vedete in questo caso funzionano in maniera combinata. L'unica cosa che non ho capito è che io ho consigliato a VNM di mettere lo slider della percentuale nella schermata combinata e non nella schermata in cui sono singole. Questo andrà a cambiare, vedete, se io adesso questo lo alzo, vado di qua, salvo, come vedete è aumentata la percentuale della paletta di sinistra. Nella parte invece qui sotto potremo andare a calibrare anche le palette del cambio e sempre save, e a questo punto funzioneranno perfettamente. Potrete dare anche una piccola zona morta su quello che è il punto in cui è stato stabilito, ma vi consiglio di fare una normale calibrazione e lasciarlo così. Naturalmente dopo ogni modifica ricordatevi di cliccare il pulsante save. Andiamo adesso a vedere le personalizzazioni che possiamo fare con SIMAB. Eccoci qui su SIMAB, dovrete fare Add New Device, io in questo caso già l'ho fatto, andate a selezionare la periferica VNM e aggiungerla e ve la troverete attivata qui in basso. Una volta selezionata, come vedete, abbiamo la possibilità di scegliere l'intensità di illuminazione di tutti i pulsanti del volante. In più, andando a cliccare sul pulsante Edit potremmo calibrare quelle che sono le colorazioni che più preferiamo. Io come al solito ho ricreato quella che è la mia colorazione preferita, scegliete quella che più vi aggrada. In questo caso, come vedete, si vanno a cambiare in questo modo i pulsanti. Ricreiamo la mia colorazione e clicchiamo OK. Potrete scegliere se attivare questa colorazione sempre oppure solamente quando sarete in gara e te lo andate a disattivare. Potete andarvi a creare diversi profili per quanto riguarda l'illuminazione, aggiungere anche illuminazioni che vanno con la telemetria. Anche in questo caso ho consigliato a VNM di iniziare a creare qualche profilo da dare ai suoi clienti. Nella seconda scheda ci sono tutte le varie opzioni per assegnare funzioni di SIMAB ai vari pulsanti del volante. Ma anche per SIMAB penso di avervi detto tutto. Ragazzi, bentornati. Quindi avrete capito che potrete configurare una colorazione per quando accendete il vostro PC e una colorazione in realtà per quanto andrete a giocare e magari attivare SIMAB. E tramite SIMAB poter sfruttare tutte quelle caratteristiche di telemetria e fare illuminare in modo diverso quelle che sono i pulsanti e magari anche l'illuminazione dei rotari. Arriviamo adesso alla parte dietro. Come ho detto, tutta la cover dietro è in alluminio al CNC e c'è questa piccola svasatura che dà un'ottima linea a tutta la parte dietro del volante e ne aumenta quella che è la struttura e la rigidità torsionale. Faccio presente che viene dato con il volante anche questo piccolo distanziale da 4 cm che offre la possibilità di montare qualsiasi quick release sia da 70 mm sia da 50 mm. Altro aspetto interessante è che nella parte dietro si può vedere un piccolo connettore e anche dal sistema che ha utilizzato per il suo quick release probabilmente in futuro
creerà un sistema quick release con il passaggio di elettronica. In questo caso è montato un quick release in realtà proprio di UNM, ma ve ne parlerò in maniera più approfondita quando parlerò del mostro della sua base. Nella parte sotto abbiamo la connessione USB con un cavo 4 poli, c'è poi sempre il solito selettore per metterlo in modalità DFO per i vari aggiornamenti, e non l'ho fatto probabilmente nelle altre recensioni. È dal mio punto di vista un aspetto a livello tecnico ingegneristico molto importante avere una modalità separata del DFU, soprattutto per i vari ripristini che potrebbero succedere nel caso l'utente si possa sbagliare, e non consente all'utente di sbagliarsi se non mette il volante in quella modalità. Anche per quanto riguarda il cavo, di ottima qualità rispetto anche a tantissimi altri prodotti che ho provato, e naturalmente USB tipo 2 per essere connesso al PC. Non ho avuto nessun tipo di problema utilizzandolo sia con connessioni USB 2 sia con connessioni USB 3. Arriviamo adesso al fiore all'occhiello di questo prodotto, ed è il cambio. Ottimo feeling, naturalmente vengono già fornite delle calamite in più, ma anche senza l'ausilio della calamita aggiuntiva trovo ottimo il feeling. È possibile spostare più all'esterno più all'interno la parte del paddle, anche questo in alluminio, in questo caso un alluminio da 3 mm. Questa è la corsa che fanno, ma la cosa fantastica è che avete questa regolazione qui che andrà a modificare la corsa del cambio. Ragazzi, è molto molto bello, perché si fa veramente in maniera molto semplice andando a ruotare quello che è questa regolazione qui, ma guardate già quanto riesco ad accorciarla. Regolatela come più preferite. È un sistema che non avevo mai visto in nessun prodotto di questo tipo. È costruito totalmente in alluminio al CNC, carine anche queste rifiniture sulla parte dove ci sono e vanno avvitate le viti di colore rosso, danno un bel effetto estetico a quello che è proprio il cambio. E per quanto riguarda l'elettronica parliamo di un sensore di Hall, quindi ti sente da contatti e quindi da polvere e da probabili usure future. Anche per quanto riguarda la frizione parliamo di un progetto totalmente al CNC, esente da qualsiasi gioco da qualsiasi parte, e si può anche lei regolare più all'interno o più all'esterno. In questo caso però il feeling è dato da una molla a compressione. Però ho fatto già presente a VNM, perché poi ho visto anche altre recensioni in cui era totalmente silenzioso. Sentite, in questa versione questo genere di molla provoca un piccolo fischietto. Sentite? Ma già ho messo al corrente VNM che si sta già muovendo in questo senso. In questo caso non si può andare a modificare la corsa, ma vi faccio vedere come si presenta il volante. Personalmente trovo ottimo il posizionamento delle leve. Tendenzialmente lascio sempre le regolazioni come il volante mi viene dato, per la grandezza delle mie mani l'ho trovato giusto così. Arriverei quindi alle conclusioni finali. Ho provato il volante con una base da oltre 30 Nm, sempre di casa VNM, e quindi ho potuto anche sfruttarlo con il suo quick release e a potenze davvero elevate, e devo dire che la parte strutturale è ai massimi livelli in questo genere di categoria. Ma la sua categoria, ragazzi, è quella di 529 euro, compreso cambio e frizione, quindi un prezzo dal mio punto di vista molto concorrenziale per un prodotto che offre una qualità nei materiali di questo livello. A livello di comodità di impugnatura personalmente mi è piaciuto tantissimo. Io ho anche un mio amico Giambattista che l'aveva acquistato, ma lui cambia volanti veramente in continuazione, e anche lui ne era rimasto davvero soddisfatto. Ho avuto per fortuna l'occasione anche io di poterlo provare, e devo dire che lo promuovo al 100%. Proprio per la sua struttura totalmente in metallo, sicuramente non è il volante di questa categoria più leggero che c'è, ma anche qui io spesso mi trovo a discutere su quanto sia giusto o sbagliato avere un volante leggero o un pochino più pesante con basi dai 15 Nm in su. La pesantezza del volante non l'ho mai trovato un problema, soprattutto anche quelli che hanno poi lo schermo, che probabilmente pesano anche di più. Questo perché vanno a dare una tamperizzazione meccanica a quello che è il movimento, altrimenti troppo libero e veloce di qualsiasi base. Questa naturalmente è il mio pensiero a riguardo, quindi quando utilizzo volanti molto leggeri tendenzialmente vado ad aumentare un po' di damping e friction sulla base, perché altrimenti sarebbe troppo scattoso e, secondo il mio punto di vista, innaturale rispetto a quello che è una simulazione. Quello che è l'aspetto più importante di un volante è l'ergonomia.
e come sempre il feeling della cambiata. In questo caso non abbiamo una cambiata particolarmente insonorizzata, ma non la trovo per niente rumorosa, per quanto soddisfacente quando andate a cambiare. Un po' di soddisfazione, un po' di realismo dobbiamo darlo. Nelle macchine reali non c'è tutto questo silenzio, anche se poi dobbiamo combattere anche noi con le nostre mogli e le nostre compagne. Però tornando all'ergonomia di alto livello, perché trovo praticamente impossibile da una visione solo estetica capire quanto comodo e funzionale possa essere un determinato volante, e questo vi garantisco che è davvero davvero comodo, soprattutto anche per la dimensione delle impugnature generose. Vi danno veramente un ottimo grip anche per quanto riguarda la gomma utilizzata. Soffre pochissimo il fatto di trattenere polvere o residui di pelle, ma hanno un ottimo grip, sia utilizzato con le mani sia utilizzato con i guanti. La parte estetica naturalmente, ragazzi, la lascio giudicare sempre a voi. In questo caso ho aggiunto la mia colorazione, ormai lo sto facendo con tutti i volanti e mi piace davvero come sta anche su questo volante. Spero di aver soddisfatto tutte le vostre domande su questo prodotto. Se ne aveste delle altre, naturalmente scrivetevi nei commenti, cercherò di rispondere a tutti. È il miglior modo sicuramente per far crescere il canale, oltre ai like e all'iscrizione. Lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare e ci sarà un piccolo codice sconto per non pagare la spedizione. Con questo, ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima review. Ciao!